Guardate quante taniche! Siamo pronti! Adesso vi facciamo vedere dove andiamo. No, non siamo partiti! Siamo ancora a Scarborough nel Queensland e adesso vi spieghiamo perché. Il bean chicken, l'uccello dei cestini. Perché è uno spazzino, però è un ibis bianco. Guardate che giornata, ragazzi, Siamo in pieno inverno e si sta veramente bene qui, il Queensland è veramente pazzesco. Dunque vi raccontiamo un po' perché abbiamo cambiato i nostri piani. È normale che si cambiano i piani, ragazzi, poi con noi siete abituati. Dunque, allora, dovevamo partire domenica scorsa e era tutto pianificato, anche il video era pronto da mandare in produzione, ma abbiamo cambiato i piani perché c'era un tempo di cacca, ma saremmo partiti lo stesso. Il vento era veramente buono per andare verso nord. Però abbiamo fatto due conti, saremmo dovuti andare fino allo stretto di Torres a nord dell'Australia, arrivare entro il 15 di agosto. Perché il 15 di agosto? Perché comunque è l'ultimo giorno per il quale potevamo stare in Australia per il visto. Dopo quella data saremmo dovuti uscire. E quindi significa che da questo momento fino al 15 agosto sono poco più di un mese. Sono 1700 miglia da fare in una zona in cui ci possono essere un po' di problemi, nel senso di tempeste, un po' di vento forte, magari cambia il vento da nord. Lì c'è o il vento da nord o il vento da sud. Esatto. E quindi vuol dire fermarsi. In più ci sono tanti posti da visitare come le Whitsundays, Magnetic Island, dove ci sono i koala in libertà. Dove ci sono i koala in libertà, che dobbiamo fermarci, quindi ovviamente. Comunque 40 giorni per andare su erano veramente pochi. Poi una volta arrivate ad agosto, per andare verso ovest, quindi verso le isole di Komodo, quindi costeggiare tutta la parte sud dell'Indonesia, avremmo avuto veramente poco tempo, perché avremmo avuto settembre, ottobre e novembre, saremmo già dovuti essere in Singapore, e da lì sono 2600 miglia andare a Singapore. Avete idea delle corse che dovevamo fare e tutte le tappe che avremmo dovuto saltare, non vedere posti, essere velocissimi, e poi vuoi mettere magari qualche meteo avversa che ci costringeva a stare fermi per un tot di giorni da qualche parte, allora insomma. Quindi abbiamo fatto comunque un errore di valutazione della stagionalità di questa zona E in più avremmo saltato una zona pazzesca che sono Raja Ampat, che sono a nord dell'equatore, cioè l'Indonesia è metà a nord dell'equatore e metà a sud dell'equatore. La metà a nord ha ovviamente una stagionalità diversa che va da ottobre a maggio, quindi significa che le avremmo saltate. Allora cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso che adesso torneremo in Italia un mesetto, altrimenti non torniamo per un altro anno e mezzo, e sinceramente non vediamo. 2 anni, già 2 anni che non siamo a casa. Quasi 2 anni che non siamo a casa, quindi non avrebbe assolutamente senso, abbiamo voglia di riabbracciare tutti. Quindi torniamo adesso a metà luglio, stiamo un mese in Italia, ritorniamo qui alla fine di agosto, intorno al 20-22 se non ricordo male, Ale, giusto? 22 atterriamo. La barca è pronta? La barca è pronta, abbiamo tutto pronto, c'è solo da comprare il fresco, esatto. Sì, dobbiamo fare solo il fresco, grocery, cioè la spesa del fresco, e poi partiremo. E credo che sia stata una decisione saggia, perché cosa facevamo? E quindi andremo verso nord, alla fine di agosto, i primi di settembre. Abbiamo 2 mesi per essere alla fine di ottobre a nord sullo stretto di Torres, e a quel punto attraverseremo per andare verso nord-ovest, e quindi andremo a Raja Ampat, dove ci fermeremo tra novembre e febbraio, che è la stagione perfetta, la stagione calma, la stagione bella di quella zona. A febbraio-marzo comincia a rompersi il tempo perché i monsoni girano, e noi scenderemo a sud dell'equatore, e quindi ci godremo tutta la parte sud dell'Indonesia, e avremo tempo fino a ottobre-novembre dell'anno successivo per andare poi a Singapore, Malesia e Thailandia, dove vogliamo andare. E se molti di voi si domandano: ma non potete andare anche fuori stagione, tipo a Raja Ampat? Ragazzi,
CPT, vuoi spiegare perché fuori stagione No. durante i monsoni è I altamente monsoni sconsigliato? sono venti, magari non fortissimo, ma piove tantissimo. Cioè, In questo magari- momento a Rajampat c'è sempre vento a nord-ovest e noi nello stretto di Torino dovremmo andare a nord-ovest. Ma non Quindi solo non ha quello. assolutamente senso. Ma- Poi piove da morire, cioè- piove tutti i giorni. Cioè, rendetevi conto, magari sono mesi in cui piove ogni giorno per mesi. sì. E non è il caso. Poi il mare, che è quello che ci interessa a noi, è assolutamente torbido. Noi vogliamo fare l'immersione, fare snorkeling Esatto. e il mare è torbido, quindi non ha assolutamente senso. No. Ed è un peccato saltare a Rajampat perché è uno dei posti, probabilmente dopo le Tuamotu, che saranno quelle che apprezzeremo di più dal punto di vista della Sì. parte marina, Esatto. della vita, dei coralli e altro. E poi volevamo andare a Singapore per tempo, per avere modo di poterla visitare in maniera adeguata. Era tutta una corsa contro il tempo, contro i visti, contro quello, contro l'altro. E allora abbiamo deciso, ma sai che ti dico, ma perché? Sono d'accordo. Cioè siamo d'accordo, Siamo per d'accordo. te l'abbiamo fatto così. Quindi ragazzi, da metà luglio e metà agosto saremo in Italia e Ci aggiorneremo. ci aggiorneremo e vi faremo un resoconto del nostro viaggio di ritorno. Andremo via Dubai con Emirates. Se non ci Quindi bombardano. Se non ci bombardano staremo in un paio di giorni a Dubai perché siamo vecchietti adesso, non possiamo sopportare 24 ore di volo senza interruzione. L'altra volta l'abbiamo fatto via Hong Kong e siamo arrivati Distrutti. cioè, abbiamo avuto bisogno di una settimana per riprenderci, Sì. quindi abbiamo detto, ma sai, Ci fermiamo 2 giorni a fermiamo 2 Dubai. giorni a Dubai, ci A riprendiamo. farci coccolare in piscina e al Esatto. mare. E poi se non ci hanno ancora bombardato riprendiamo l'aereo e atterreremo a Malpensa. Vabbè ragazzi, guardate che godetevi giornata. adesso tutta la parte di quello che abbiamo fatto negli ultime settimane, perché abbiamo fatto sulla barca tantissimo. Ah sì, ci sono Perché le la barca, come batterie dicevo, è nuove. pronta, La è barca veramente è pronta ed è assolutamente perfetta pronta. in tutto. C'è ancora una cosa da fare che sarà la X della targa e abbiamo appena Ah, sì. avuto proprio oggi un'idea. Faremo La X. sviluppiamo e poi, visto che abbiamo tempo, la facciamo stampare e l'applicheremo e poi ve la facciamo vedere. Bravo. Ma sarà sconvolgente. Bravo CPT, sconvolgente magari no, però una sorpresa. È una bella sorpresa. E comunque grazie ai suggerimenti che ci avete inviato anche voi per la X. Sì, grazie davvero. Abbiamo apprezzato molto. Ciao a E tutti ragazzi e godetevi il noi video. vi salutiamo, vi facciamo vedere ancora una volta il panorama che abbiamo dietro. Prima devi mettere mi piace, perché se non lo metti adesso No, poi ti CPT, dimentichi. Mi interrompe sempre. E lo so, ti quest'uomo. interrompe perché devono mettere mi piace adesso. Va bene, dai. Guarda dove siamo. Guardate che posto, Oggi è una giornata ragazzi. pazzesca, se pensate che è pieno inverno, oggi è il 1° luglio. Primo di luglio. Ma che bello Guardate qua che dietro. meraviglia, guardate che mare, non c'è vento, c'è un sole caldo. Oggi è spettacolare. Caldo, sì, al sole si sta bene, però sai, abbiamo... Comunque ragazzi, vai, che c'è da dire? Niente, abbiamo già salutato 20 volte. Abbiamo salutato 20 Godetevi volte il video. e salutiamo ancora la 21esima, godetevi il Ciao. video. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, è il momento di procedere all'assemblaggio delle nuove batterie. Dunque sono delle EVE da 314 Ah. Le ho come sempre messe in una scatola di plastica, di quelle classiche, quelle che vengono vendute normalmente, queste qua insomma, né più né meno sono queste, vedete, questa poi si chiude e a differenza delle altre ho comprato dei BMS della JK, perché così posso collegarle tutte e 4, perché ne cambierò questi BMS, li metterò anche sulle altre 2 batterie. Potrò collegare tutte e 4 in cascata con un filo solo RS485 direttamente al cerbo, quindi sarà una configurazione che faremo insieme. Grazie a Roberto da Malta che mi ha disegnato questi fantastici contenitori, supporti per il BMS, e io l'ho fatti stampare poi in 3D qua in Australia. Devo dire la verità, fighissimi, cioè una roba pazzesca. Bravo Roby, guarda che roba, si va qua dentro, poi si mette, quando ci sarà il cavo, poi alla fine questo BMS verrà spinto direttamente qua, e quindi non ci sarà nessun contatto fra BMS e batteria, cioè
veramente una roba pazzesca. Poi dietro è aperto per poter respirare. Guarda Roby, hai fatto veramente un lavorone incredibile con i buchini per le viti, guarda, bravo, grazie mille. Quindi adesso andrò a costruire i cavi che da qui, dal BMS, devo collegare a qui e al poli del tappo della batteria. Ok, ho creato i due pezzi di cavo. Questo andrà, sono due mani, questo polo e questo andrà alla batteria. Adesso le monto. Mettiamo questo qua che facciamo prima da qua. E lo mettiamo dentro. Ok, adesso attacchiamo questo qua, gli puntiamo la vite, lo metterò qua così, qua andrà questo e qua andrà quest'altro. Allora vediamo, così direi che va bene. Ok, uso questa punta speciale per fare il bus. Come prima metto questo, cerchiamo di metterlo allineato, se no Ale mi cazzia. Eccoli che ride. Ok, ok. Ah, avete visto i tappini qua? Questo anche sempre grazie al mitico Roberto di Malta. Grande, grande, grande. Guardate i tappini, fantastici. Negativo, positivo, 13,83. Boom! Fantastico. Ok, siamo arrivati alla giornata in cui dobbiamo rimuovere tutta la parte per queste due batterie, dove ci sono i bus bar e tutto il resto, e creare il nuovo bus bar nuovo anche per connettere le altre due batterie, che è qui a prua, pronto da installare. Vedete? Eccolo qua. Devo staccare tutti i cavi, ho già staccato corrente ovunque, e poi ricollegare tutto. Forza e courage. Ok, allora sono state le prime 2 ore, quindi ho tolto la vecchia installazione, ho messo la nuova. Oggi pomeriggio faccio i cavi per le altre 2 e poi avremo 4 batterie in linea. Devo fare un po' di pulizia, mettere qualche fascetta, mettere a posto i cavi, che adesso c'è un po' di casino, non è che potrò fare chissà quanto, ma sicuramente un po' sistemo. Ok, le batterie sono collegate, sono ancora vivo, non siamo saltati in aria, e questa è la situazione finale. Quindi abbiamo le 2 nuove, Odino e Poseidone qui, e Thor e Zeus dall'altra parte. C'è un po' di casino con i cavi che sono un po' incrociati, ma lo spazio è quello che è. Per tenere i cavi corti ho dovuto far così. Quindi come vedete ci sono
il negativo principale è questo che va qui allo shunt, e c'è il positivo principale che va qui a questo bus bar, e sono incrociate perché la prima batteria della negativa è quella, ma la prima batteria che incontra invece il positivo è questa, quindi sono incrociate in modo tale di avere la corrente che scorre sempre fra tutte le batterie. C'è ancora un po' di casino di fili, ma adesso sistemiamo. Poi qui abbiamo l'alternator protector, che serve appunto nel caso in cui ci sia un disastro clamoroso sulle batterie per proteggere l'alternatore. E poi ho collegato le batterie, come vedete qua, in serie con il cavo. Adesso vado a collegarlo al cerbo, non mi viene la parola, vado a collegarlo al cerbo. Poi ogni batteria sul positivo ha un fusibile da 250 ampere, fusibile da 150 ampere per quello che riguarda l'alternatore, che ha il suo shunt dedicato per misurare la corrente, stacca batterie per staccare la linea dell'alternatore. Il bello poi di questa nuova installazione è che ogni batteria ha il suo interruttore dedicato, quindi posso spegnere una batteria se voglio spegnerla, quindi basta tenere schiacciato questo pulsante rosso e il BMS si spegne, quindi stacca completamente la batteria e quindi posso lavorarci. So già che si comporteranno in modo diverso, nel senso, visto che sono due batterie di 4 anni di vita e 304 ampere-ora, due batterie nuove da 314 ampere-ora nuove, si comporteranno ovviamente in modo diverso. Quindi le batterie, quelle più grandi e più giovani, si scaricheranno un po' di più di quelle vecchie e utilizzate, ma non c'è alcun problema, se no si gestiscono fra di loro assolutamente, automaticamente, grazie ad Ohm, mitico Ohm con le sue leggi. Ohm. Va bene, adesso ci godiamo i nostri 1200 ampere-ora. Quando si parte bisogna fare un bel po' di gasolio, ed eccoci qua, perché qua costa molto meno, costa 1,979, e quindi qua sto facendo le ultime 8 taniche, ne ho fatte 31 in totale. Avete capito bene, 31. E vai, prima 20 litri. Ecco lì il prezzo, 1,979. Partito. Allora, questo perché? Perché nel Marina è decisamente più caro, costa la bellezza di 2,6 e qui siamo a 2,67 se non sbaglio, quindi quando siamo a 70 centesimi meno, che ho fatto i conti con quello che ho risparmiato venendo qua, ho risparmiato la bellezza di 300 e passa dollari, poi faccio il conto fatto bene, ma più o meno siamo a quel livello. Ok, siamo arrivati all'ultima delle 8 taniche, la ottava. A 160 litri ci fermiamo. Ed eccoci a bordo. Questa è la nuova situazione su Y2K. 20 taniche in coperta al posto delle solite 10. Poi vi spiego perché, magari, perché potrei sembrare un pazzo. Il lavoretto della giornata oggi, poco impegnativo, devo dire la verità. Stiamo dando il sigillante al tech, è la nostra ultima speranza per non far avere perdite a bordo. Allora, vi racconto un po' cosa è successo negli ultimi giorni. Dunque, la perdita all'interno c'è sempre, poca ma c'è. Ho provato ad aprire anche altre parti del ponte, ma non ho trovato altri buchi. Quindi evidentemente non sono ogni 20 cm come immaginavo, come mi hanno detto, ma probabilmente sono distribuiti in punti strategici. Poi ho visto che il sigillante in alcune parti c'è uno spazio tra il legno e il sigillante, in alcune parti, in tante parti, quindi o il legno si è ristretto oppure il sigillante si è ristretto anch'esso, quindi bisognerebbe togliere tutto. Non tutto il tech ma tutto il sigillante, e sono
15 metri di barca, per la parte più larga sono 6 o 7 linee di sigillante, cioè sono centinaia di metri, e quindi non è una cosa che faremo qua. Gli altri anni abbiamo ragionato un pochino, quando mettevamo il sigillante oppure il ponte era particolarmente sporco, non pioveva dentro. Perché questo? Perché lo sporco, comunque sigillante, andava a riempire quelle micro fessure e quindi l'acqua, non andando sotto, non andava a trovare il posto per uscire all'interno della barca. E visto che c'è un paio di giornate di sole, ieri ho lavato tutto il ponte per benino e oggi insieme ad Ale ci siamo messi a dare sigillante. Allora, noi diamo il Tech Sealer della Starbright Natural Light, quello praticamente che non ha molto colore. Quindi dopo aver pulito bene e fatto asciugare bene, si applica con un pennello spugnoso, quindi non un pennello a peli ma un pennello spugnoso, qua lo chiamano foam brush, e si lascia applicare, si applica per 5 minuti e dopodiché si passa lo straccio per togliere l'eccesso praticamente. E viene molto bene. Adesso è un po' scuro perché ovviamente è ancora umido, domani quando si asciugherà sarà un filo più chiaro. Non sarà bellissimo come l'anno scorso perché non abbiamo sbiancato usando l'acido ossalico o la candeggina, per non rovinare le murate che erano già belle lucide, e quindi va bene così. Guarda, siamo comunque contenti. L'importante in questo caso è che si fermi il pisciatoio di Scarborough, come l'abbiamo chiamato noi qua, perché veramente non ne possiamo più che ci piova dentro. Speriamo, dovrebbe essere così. Adesso vediamo. Approfitto per chiedervi, voi che esperienza avete? C'è qualcuno che ha il ponte in tech, che ha tolto tutto, risigillato, ha trovato problemi? Qualcun altro ha avuto questo spazio, questo piccolo gap tra il sigillante e la doga di legno, quindi è il ponte che si restringe o il sigillante che si contrae? Fateci sapere, ci piace sempre avere vostri consigli e vostre esperienze, per capire un po' meglio, insomma. Ok, effetto finale della barca anche col ponte fatto. Ah, è venuto bene. Venuto bene, proprio contenti. Guardate che colpo d'occhio. Scaldabagno spento. Scaldabagno spento. Guardate che colpo d'occhio. Spettacolare davvero. Bello, bello, bello. Sono molto, molto contento. È un po' più scuro del solito perché non abbiamo pulito, anzi sbianchito in realtà alla grande, però è un bel colpo d'occhio. La barca è nuova, ragazzi, cioè, guardate che roba. Domani metto a posto le taniche al loro posto. Ma che bello. Ma che bello. Ma che bello. Ma che bello, ma che bello. Siamo appena tornati da un'altra spesa di roba importante, vedete qua, pasta, mutti. No, ma soprattutto roba importante. Poi roba importante, qua abbiamo la scorta per noi il cacatore oggi. Un caffè e iniziamo a mettere a posto, ma adesso vi faccio vedere come mettiamo a posto. Abbiamo un nuovo metodo. Oh Gesù. Grazie al nostro amico Enea. Madonnina. Non sai chi è Enea? No, vuol dire che non ci segui, eh? Allora devi cliccare sul campanello, mettere mi piace e vedrai che poi più avanti capirai chi è Enea. Adesso vi faccio vedere, prima prendo il caffè, Ok, allora vi faccio vedere un po' come mettiamo via la roba. In questo momento abbiamo tutta questa roba qui, vedete? Adesso dobbiamo mettere per esempio la pasta qua dentro. Allora, per capire, avere una sorta di inventario, utilizziamo l'aiuto di Enea. Abbiamo 2 fusilli e 3 rigatoni. Enea, posizioniamo 2 fusilli e 3 rigatoni nel bar di destra.
Sono sempre della Molisana, dimenticato di dirtelo. Vediamo cosa ci risponde, così vi faccio vedere. Lui dice: allora 2 fusili 3 rigatoni, la Molisana in bar di destra, perfetto, controllo se esistono già, quindi sta andando a vedere se esistono già sul software che utilizziamo per fare l'inventario e va ad aggiornare. Questo perché? Perché ci consentirà questo, quando pian piano utilizzeremo le cose, di avere un elenco, una scorta di tutto quello che facciamo, che abbiamo. Prima lo facevamo manualmente ed era sempre un po' un casino, qui adesso se io dico Enea dimmi cosa c'è e lui dovrebbe dirmi tutto. Allora qua dicono già esistono, aggiorna le quantità, ce n'è un fusile esistente diventano 3, 8 fusili esistenti diventano 11. Vedete la pasta? Cosa ne pensate? Vi piace? Ed ecco a voi il microonde tornato al suo posto. Tada! Ma che bello che è! Fantastico! Ale, ma stai facendo il video o sei al telefono? No, sto chattando con Tiziana, la nostra hairstylist. Ho preso appuntamento per il 21 di luglio immediatamente. Guardate qua che roba! E anche tu hai bisogno di sfoltire. Tizi, stiamo arrivando! Ma questa è un'altra storia e ve la raccontiamo nel prossimo video. Hairstylist.